Accademia di Belle Arti, sì o no? Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. È passata ormai una settimana da quando mi sono laureato, o meglio diplomato nella specialistica dell'Accademia, e oggi voglio raccontarvi quella che è stata la mia esperienza accademica, così da poter dare a chi si vuole iscrivere in accademia un punto di vista differente. Perciò, se voi avete frequentato l'Accademia, lasciate qui sotto la vostra esperienza, così da poter creare una raccolta di esperienze e fornire l'aiuto possibile magari a tutti coloro che si vogliono iscrivere. Se il tuo obiettivo è l'insegnamento, l'Accademia è necessaria. Frequenti il triennio, il biennio, prendi l'abilitazione e tenti il concorso, ciò che farò anch'io l'anno prossimo. Ma naturalmente la strada non è così lineare. Mentre se vuoi iscriverti all'Accademia perché pensavi come me fosse tipo la bottega che abbiamo studiato, no? La bottega del Verrocchio, mega esempio, ti racconto un po' la mia esperienza. Devo dire che io quando mi sono iscritto in Accademia pensavo di trovare la bottega e in qualche modo sono stato fortunato perché ho trovato un professore che, un po' all'antica, però era un maestro, mi ha insegnato la tecnica e le tecniche e fortunatamente nel primo anno facevo quasi 4 giorni di pittura, 2 di pittura come corso di indirizzo e altri 2 come tecniche e tecnologie dei materiali, quindi ero completamente immerso nella pittura e veramente rimpiango quei tempi perché sono stati i più belli, anche se all'epoca pensavo fossero faticosi dalla mattina fino alle 5 perché comunque lui ci imponeva di stare lì tutta la giornata, però adesso rimpiango, cioè utilissimi. Naturalmente ci sono state anche altre materie utili, cromatologia, progettazione per la pittura, disegno e tutto sommato il triennio è stato molto istruttivo per me, salvo alcune materie che secondo me si potrebbero evitare, anche se ho vissuto i primi 2 anni quando l'Accademia si poteva ancora definire Accademia. Diciamo che nell'ultimo periodo c'è stata una transizione. Abbiamo voluto noi accademici la parificazione del diploma accademico alla laurea universitaria, però questo ha comportato una serie di modifiche al nostro piano di studi. Più materie teoriche e meno laboratori. E diciamo che nel secondo e nel terzo anno ho vissuto questa transizione e non vi sto a raccontare tutti i problemi che ho avuto. Mi sono state tolte materie, aggiunte altre, recuperi se volevi laurearti in tempo. Perciò è stato un po' complicato verso la fine, però effettivamente è stato molto formativo. Bene o male il triennio è sempre lo stesso, è rimasto invariato. Io credo che però ci sia meno tecnica, vuoi per una questione di qualità, ma proprio come formazione del piano di studi si insegna poca tecnica agli studenti. Che tu faccia pittura astratta o figurativa o classica, se non sai impostare una composizione, nemmeno il quadro astratto riesce. Questa cosa vale anche per le basi. Se non sai preparare una tela, se non sai dare un'imprimitura, il tuo dipinto non durerà tantissimo. Però questo oggi si è un po' perso. Come ripeto, vuoi per la qualità di chi insegna, vuoi per la qualità del piano di studi che non permette tutto questo tempo di laboratorio. Però tutto sommato il triennio è stato formativo per me, è stato utile. Ho vissuto metà del secondo anno e il terzo anno in DAD e quindi professori che non avevano mai messo mani o un computer si sono ritrovati a faccia con uno schermo non sapendo dove mettere mani. Però era la prima volta per tutti e spero anche l'ultima. Quindi mi sono laureato online e tutto. Arriva il biennio, la specialistica che ho conseguito sempre in pittura e il termine stesso mi ha portato a credere che, essendo il biennio di specialistica, mi sarei specializzato in qualcosa. In realtà però è stato soltanto 85% teoria, 15% pratica. Oltre che nel mio caso, anche in pittura c'è stato un cambio continuo di professori e ogni professore ha la sua mentalità, la sua visione, quindi tu da studente ti dovevi adattare a ciò che loro dicevano. E non vi nego che più di una volta mi ci sono scontrato. Io che ho un'idea dell'arte, diciamo, diversa da quella contemporanea, di quella attuale, più di una volta mi ci sono scontrato. Naturalmente più di una volta ho esagerato io, qualche volta magari anche gli altri, però è capitato. Mi aspettavo che al biennio avremmo avuto l'occasione di scegliere noi in che ambito specializzarci, ma questo non è stato possibile. D'altronde molte materie opzionali non sono partite, quindi
in qualche modo siamo stati costretti a seguire un percorso che era già stato scritto. Quella materia è partita, quella devi fare. Dal punto di vista di mostre, esposizioni, sono stato un po' penalizzato. Vuoi sempre per il mio atteggiamento un po' riluttante nei confronti di alcuni pensieri, l'essere figurativo non mi ha aiutato. Ho fatto la mia prima mostra l'ultimo anno in accademia perché mi sono sempre messo contro alcuni pensieri dei contemporanei, ma è anche per questo il motivo per il quale io mi chiamo pittore. Mi sento più pittore che artista, se l'essere artista vuol dire quello che si è oggi. Meglio essere considerati artigiani a sto punto. Che oggi se sei figurativo, sei troppo didascalico, fai già qualcosa che è stata già detta, non fai nulla di nuovo. Però poi se li metti davanti al muso esempi di persone come Roberto Ferri, Samori, il prima Cesar Santos, ma tanti altri, Agostino Arrivabene, li spiazzi, non sanno più che cosa dirti. Però non ho mai abbandonato la mia strada, non mi sono mai lasciato influenzare, e se sono qui adesso e se posso vantare di saper fare diverse cose tecniche e artigianali a sto punto, devo dire grazie comunque a gente che ho trovato sul percorso, lungo il percorso, a gente che mi ha aiutato fornendomi questi materiali, anche perché mi sono informato da solo, mi sono imposto di crescere, di studiare sulle cose che dicevo io. Aver frequentato a fresco, aver scritto una tesi in a fresco mi ha dato tantissime competenze che oggi non facilmente si trovano, e ringrazio per questo. Ma se dovessi mettere su una bilancia i pro e i contro, almeno sul biennio, vedo un po' difficile salvare per una materia due anni praticamente della mia vita. Come vi ho già detto, mi sono ritrovato a frequentare il biennio anche perché l'anno prossimo vorrei tentare l'insegnamento. Mi piacerebbe insegnare, mi piacerebbe cambiare un po' le carte in tavola nel mondo dell'insegnamento, almeno provarci, portare quelle che sono le mie idee. E quindi se voglio insegnare era questa la strada. Diciamo che più che l'accademia mi mancherà tutto ciò che c'era attorno all'accademia, gli amici e le persone che ho conosciuto. Devo dire comunque grazie anche alle esperienze che ho potuto fare grazie all'accademia. Ho potuto partecipare a un progetto nel carcere, fare degli autoritratti, mettersi in contatto con altre persone, con altre realtà diverse dalla nostra. Però se dovessi mettere sempre sulla bilancia i pro e i contro, sono rimasto un po' deluso da come è andato questo biennio. Vuoi per colpa mia, vuoi per le circostanze che si sono create, ma secondo me poteva andare un po' meglio. Troppo studio e ho studiato, ho preso comunque bei voti, mi sono impegnato e sono uscito anche con il massimo dei voti in accademia. Però questo un po' mi ha rallentato dal punto di vista istruttivo e di formazione. Un'altra materia che mi è stata utile, e anche magari per questo che sto facendo adesso per questo video, è quella di applicazioni digitali per l'arte, dove ci hanno insegnato come utilizzare un computer, programmi di montaggio, come creare un'animazione. Questo ti crea sbocco lavorativo effettivamente un domani. Però salvo 2 o 3 materie, il biennio andrebbe rivisto secondo me dal punto di vista formativo. E quindi se dovessi valutare i 2 anni dell'accademia come se stessero valutando uno studente, darei un 25 al triennio e un 18 la sufficienza al biennio. Naturalmente queste le mie esperienze, frutto di ciò che mi è accaduto, da come mi sono comportato, dalle mie scelte che la rendono praticamente unica, un'esperienza unica, diversa da quella di Tizio e Caio. Per questo, come ho già detto, lasciate la vostra opinione qui sotto. Diamo appunto l'opportunità a chi si vuole iscrivere in accademia, a chi vuole avere informazioni sull'accademia, più punti di vista possibili, che siano negativi e che siano positivi. Alla fine l'esperienza dall'accademia è un'esperienza comunque che ti forma, è comunque un'esperienza che nel bene o nel male ti lascia qualcosa, e nel mio caso adesso abbiamo chiuso le porte da studente e abbiamo aperto quelle lavorative, professionali, e magari tra un paio d'anni faremo anche il video dove mi ha portato l'Accademia di Belle Arti. Magari vi potrò dire anche come e dove sarò arrivato grazie all'Accademia di Belle Arti,
o senza l'Accademia di Belle Arti. Detto questo, spero di essere stato chiaro senza però aver offeso o esagerato, comunque cercando di essere più oggettivo possibile dalla mia esperienza, da tutti gli avvenimenti positivi e negativi che mi sono accaduti. Chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.